Quando a gennaio abbiamo visto le immagini dalla provincia dell'Hubei, da Wuhan in Cina, ci sembravano immagini di un film di fantascienza, qualcosa di strano, ma poi abbiamo cominciato a parlare con i nostri collaboratori, i nostri colleghi della filiale cinese e abbiamo capito che si stava cominciando ad affrontare un problema importante. La nostra preoccupazione iniziale ovviamente era quella del mercato cinese, che per noi è molto importante. Come ho detto, abbiamo una filiale, abbiamo una bella rete di distribuzione. Poi lo tsunami ci ha bussato alla porta, è arrivato nelle nostre case, è arrivato in maniera importante, improvvisa e soprattutto rapida, e ci ha costretto a un ripensamento globale. Abbiamo dovuto affrontare un'emergenza e la stiamo continuando ad affrontare con i nostri mezzi, con le nostre idee e con la collaborazione di tutti quanti noi all'interno del nostro gruppo. Io credo che stiamo facendo un buon lavoro, io credo che nonostante le difficoltà siamo riusciti a mantenere vivo il rapporto con i nostri clienti, con la nostra rete, con i nostri utilizzatori finali e a mantenere anche il rapporto all'interno del gruppo, nelle varie aree, nei vari dipartimenti. Questo grazie non solo alla disponibilità, al coraggio e alla capacità di tutti i nostri dipendenti e collaboratori, grazie al coraggio di quelli che hanno continuato a venire in azienda per garantire la filiera operativa principale, quindi la produzione e la consegna, lo sviluppo della distribuzione dei prodotti. Questo è stato ovviamente molto difficile nelle settimane peggiori, tanto che nonostante la nostra filiera sia considerata una filiera essenziale, quindi totalmente autorizzata a continuare, abbiamo deciso per un paio di settimane di chiudere i nostri stabilimenti. Lo abbiamo fatto consapevolmente, è stata una scelta responsabile, mi dovete credere, molto difficile da prendere in un momento di picco della nostra stagione. Tutti voi sapete che la nostra stagionalità è forte e nel momento in cui abbiamo deciso di prendere questa difficile iniziativa, abbiamo deciso di farlo perché la crisi stava montando, la preoccupazione, la paura legittima di molti dei nostri dipendenti, la tensione, soprattutto all'interno dei reparti, potevano portare anche a pericoli maggiori. Ovviamente abbiamo continuato per quanto possibile a spedire in quelle 2 settimane perché avevamo stock non sufficiente ovviamente per coprire tutti gli ordini, però abbiamo cercato comunque di mantenere il motore, anche se al minimo, ma acceso. Questa settimana abbiamo ripreso le attività in pieno e devo dire che ho trovato da parte dei nostri collaboratori un grandissimo senso di responsabilità, grande motivazione, grande voglia di essere tutti insieme, uniti per superare questa terribile crisi. Noi abbiamo molti collaboratori anche sul territorio e i nostri collaboratori che operano sul territorio, che sono vicini ai clienti, hanno avuto le stesse difficoltà, hanno dovuto limitare la loro mobilità e questo crea delle notevoli difficoltà per rimanere vicini ai nostri clienti e ai nostri utilizzatori finali, però lo hanno continuato a fare. Noi dobbiamo continuare a garantire le 3 caratteristiche fondamentali che abbiamo sempre avuto come gruppo. La grande concretezza, la capacità di essere focalizzati quindi sui risultati importanti, fondamentali, prioritari che interessano gli agricoltori. La grande capacità di innovazione ed infine la capacità di fornire attraverso il nostro personale un supporto tecnico continuo, professionalmente adeguato e di grande livello che ci consente di fare la differenza
Ci aspettiamo che questo modello venga ancora premiato dal mercato anche dopo la crisi. Sappiamo che dovremo lavorare ancora di più, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e siamo orgogliosi di averlo fatto con il territorio, con le università, con la ricerca scientifica e i rapporti tra l'industria e la scienza. E abbiamo visto che i rapporti tra industria e scienza sono un elemento strategico del paese, lo abbiamo visto in questa crisi sanitaria, ma naturalmente noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare questo sempre nel nostro settore. Questo ci dà la possibilità di pensare a che cosa sarà il futuro. Noi abbiamo, come sapete, due settori, uno è quello dell'agricoltura professionale, uno è quello del giardinaggio. Che cosa accadrà in futuro? Beh, sicuramente il discorso sull'agricoltura professionale continuerà a essere sempre più orientato ad un'agricoltura sostenibile. La filiera alimentare, la filiera agricola è stata valorizzata da questa crisi perché è stata considerata finalmente una filiera essenziale, importante. La sua qualità, la qualità delle sue persone, della capacità di continuare ad approvvigionare gli scaffali della grande distribuzione, dei negozi, è stata considerata elemento importante per il Paese. E questo ci conforta perché la nostra strategia sull'agricoltura sostenibile è una strategia di lungo periodo e che continuerà ad essere rafforzata anche grazie a quel rapporto che dicevo prima di collaborazione per la ricerca e l'innovazione. Sul fronte dell'hobbistica, l'hobbistica è stata colpita più forte dell'agricoltura professionale, non è stata ovviamente considerata una filiera essenziale, ma che cosa ci insegna questa crisi? Il fatto di essere stati costretti per settimane e settimane a stare chiusi, confinati in casa, probabilmente ci ha fatto anche riscoprire la necessità di avere dei valori forse tradizionali, forse più semplici a cui aggrapparci in queste situazioni di emergenza. E io credo che questo potrà essere un elemento importante anche del nostro marketing, del nostro sviluppo, e quando finalmente le catene distributive saranno riprese, io penso che anche nel settore dell'hobbistica potremo recuperare tutto quello che abbiamo perso in questi mesi così terribili. Grazie, in bocca al lupo, rimaniamo uniti e lavoriamo tutti nella stessa direzione per uscire da questa crisi e diventare più forti di quello che eravamo prima, quando ci siamo entrati.